Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video per parlarvi di nuovo di e-clutch e darvi qualche spiegazione dopo aver presentato questa nuova moto, la NX 2026, dotata appunto di clutch di serie, che come detto è arrivata su tutta la gamma 500 e anche sulla 750 Transalp e Hornet. Siamo qui di nuovo a parlare di questo nuovo sistema Honda, prendendo spunto da alcuni commenti e da alcune considerazioni che ho letto anche sui vari gruppi Facebook. C'è molta curiosità infatti legata a questo nuovo sistema, devo dire anche un po' di scetticismo che comunque ci sta, è giusto. La prima cosa che voglio farvi notare è che da spenta la moto ha la frizione tradizionale, quindi se noi inseriamo la prima e avanziamo, come vedete la moto si blocca. Non è una recluse che praticamente perde del tutto la frizione, l'uso della frizione, quindi se è parcheggiata in salita o in discesa poi deve avere il blocco del freno. In questo caso invece, adesso torniamo a folle, la moto si comporta normalmente. Come vedete il cavo è tirato come su una qualsiasi moto normale tradizionale. Ora accendiamo il quadro. Voi non l'avrete sentito, ma c'è stato un piccolo suono insolito che ci fa capire che l'e-clutch si è attivata. Infatti vediamo la spia sulla strumentazione e come vedete a questo punto la frizione, io proprio con un mignolo posso tirarla, è lenta. L'e-clutch quindi è attiva. Accendiamo la moto, inseriamo la prima e possiamo partire, come vedete, senza premere la frizione. Ci fermiamo, restiamo in prima, torniamo a folle, nessun problema. Decidiamo di usarla, premiamo la frizione, inseriamo la prima, l'e-clutch si disattiva e siamo noi a controllare la frizione. Appena partiamo l'e-clutch si riattiva, quindi nel momento in cui ci fermiamo possiamo non usarla. Quindi quando l'e-clutch è attiva e noi la disattiviamo premendola, subito dopo tornerà, quando lasceremo la frizione tornerà ad essere attiva. Quindi non la escludiamo del tutto. Per escluderla del tutto dovremmo entrare nelle impostazioni e disattivarla. Scusate, per farlo bisogna essere giustamente a folle. Qui abbiamo le impostazioni sia sulla durezza del cambio a salire e a scendere, sia sull'attivazione e disattivazione, così l'avrei disattivata e infatti la frizione ora è comunque dura tra virgolette perché è sempre morbida e la spia è spenta. Se la riattivo, come vedete il sistema si riattiva, la frizione è morbida. Tutto molto semplice, ma ora tradotto nell'uso, perché ovviamente noi cerchiamo di spiegare il sistema, poi in realtà utilizzandolo dobbiamo renderci conto. Allora, il sistema funziona bene, io sono abituatissimo al quick shifter, lo uso da anni su SMT 890, Adventure 390, poi ho la Duke 790, lo uso dal primo chilometro di ritiro di una moto, quindi non credo al discorso in rodaggio non bisogna usarlo, non ho mai badato a queste cose. Tra l'altro devo dire che il 790 Duke che ho io ha un quick shifter praticamente eccezionale, usandolo dal primo giorno in rodaggio. L'SMT per esempio no, quindi pur essendo fatta in Austria e l'altra in Cina, che vuol dire a volte i pregiudizi contano poco. Comunque questa premessa sul quick shifter è per dirvi che io sono abituato a usare il cambio senza frizione e questo cambio devo dire che si comporta bene. L'unica piccola criticità è il passaggio tra prima e seconda, bisogna essere decisi e se utilizziamo scarpe da tennis e non siamo con abbigliamento tecnico può essere che tra prima e seconda andiamo a non innestare bene la marcia e a ritrovarci a folle. Però ripeto,
Questo mi è successo qualche volta, qualche rara volta, ma soprattutto magari in ambito urbano, quando il numero di giri era basso, ma soprattutto utilizzavo scarpe non proprio adatte ad andare in moto. Detto questo, per il resto si comporta bene. Una delle prime domande che mi è stata posta è: cosa succede se mi fermo al semaforo, per dire in terza quarta? Vediamolo subito. Siamo in terza, facciamo finta di essere al semaforo. Vedete, il sistema consiglia di scalare, ovviamente, perché quando scendiamo troppo di giri ci dice scaliamo. In questo momento, se io partissi, il sistema riuscirebbe a gestire, a modulare la frizione, ma ovviamente andrei a danneggiare, a rovinare la frizione in maniera inutile. Quindi io scendo in seconda, se faccio un movimento minimo vado a folle, altrimenti posso andare direttamente in prima e quindi riparto tranquillamente. Il consiglio è quello di scalare comunque, perché arrivare in quinta al semaforo significa comunque dover buttare giù troppe marce da fermo, e qualche volta può impuntarsi il cambio, perché si sa che quando gestiamo il cambio da fermo, anche con la frizione a mano, a volte è più complicato. A quel punto dobbiamo fare un passettino in avanti e riusciamo comunque a scalare le marce. Però, ripeto, io consiglio di scalare almeno in terza, ecco. In questo momento io sono in seconda, a poco più di 20 orari, il sistema va tranquillo. Se rallento l'andatura, vediamo che a 15-16 inizia a suggerirmi di scalare. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo seguire il sistema? In realtà questa moto ha una rapportatura piuttosto corta, quindi il mio consiglio è di usare la prima per partire sostanzialmente da fermo, ma se andiamo a 15 orari, sì, il sistema ci dirà, il TFT ci dirà di scalare, ma se io adesso provassi a scalare, vi faccio vedere, siamo a 15, lui mi dice scala, io scalo, ok. Ecco questo leggero on off, diciamo. Ricordiamo che questa moto non è dotata di ride by wire, acceleratore a cavo. Tra l'altro, secondo me questo modello ancora di più mette in risalto, insieme alle 654 cilindri, che comunque hanno un motore più fluido di natura rispetto a un bicilindrico, mette in evidenza proprio i punti di forza di questo sistema, perché il ride by wire, si sa, mette una pezza al discorso on off se tarato bene. Invece in questo caso abbiamo un acceleratore a cavo, una rapportatura corta, e quindi il consiglio è, quando stiamo rallentando in seconda, vedete che la moto è molto docile. Per questo magari poi vi farò vedere nei tornanti come va. Quando mi dicono ma io in tornante ma come si fa, ma guardate ragazzi, in seconda si fa benissimo. Poi ho letto di qualcuno mi ha commentato ma io voglio fare i tornanti in discesa a destra in terza allo Stelvio, sullo Stelvio. Cioè dico, ragazzi, secondo me non è normale fare i tornanti in terza, cioè, ma neanche su un 125 quattro tempi che c'è il motore di un monopattino. Cioè questa moto, voglio dire, ha la rapportatura corta, però in seconda ok. Cioè io, il discorso dei tornanti hanno una velocità più o meno di percorrenza predefinita, poi c'è chi li fa in maniera più sciolta e chi meno, però è un range tra, parlando di tornanti stretti a destra, può essere 25-30 orari, non so, però insomma ragazzi, in terza direi di no, cioè non è cosa. Tra l'altro adesso, per curiosità, proprio anche legata a questo commento di una persona comunque gentile, nulla da dire contro, nel senso, ognuno ha il suo stile di guida. Io poi non voglio convincere che questo sia un sistema perfetto, sicuramente ha i suoi difetti, però dobbiamo anche imparare a sfruttarlo, a mio parere, nel modo giusto. Ecco, per esempio, se seguissimo i suoi consigli di andare troppo spesso in prima, magari poi avremmo questo on off e questa moto nervosa, e invece imparando a gestirlo nel modo giusto, secondo me, fermo restando che cose perfette non esistono e che probabilmente Honda lo migliorerà in futuro, già adesso in queste prime versioni secondo me funziona benissimo. Adesso siamo in terza, che poi vedete in terza alla fine inizia a consigliare di scendere di marcia quando siamo a 22, quindi poi in realtà fino a 22 a mio parere non va a sfrizionare. Poi chiaro, parlando di
tornanti in salita e in discesa c'è anche appunto la componente della pendenza che può influire in tutti e due i casi. Però adesso io ovviamente per fare questa simulazione sono in un parcheggio, perché farla tra tornanti non sarebbe comodissimo, e quindi vedete che comunque diciamo che il sistema consiglia sotto i 22 di 23 di andare con la seconda, e in questo caso potremmo scalare, perché ripeto la seconda non è la prima, la seconda gestisce in maniera morbida questo mini on off che, ripeto, sulla prima di una moto bicilindrica con rapportatura, vedete adesso mi è venuto naturale mettere la seconda per fare questa curva a 18 orari, mi sembra, cioè l'ho fatto in maniera naturale. Se l'avessi fatto in terza ovviamente la moto avrebbe avuto la tendenza a sfrizionare, a trascinare. Ecco, a 17 vedete adesso la moto sta sfrizionando, quindi ovviamente è meno in tiro. La persona che ha fatto quel commento mi diceva: io sento il motore non in tiro e quindi questa cosa mi dà fastidio. Capisco perfettamente, ma se noi anche col cambio manuale facciamo una cosa di quel genere, o iniziamo a sbattere la catena e a mettere un po' in crisi il motore, oppure sfrizioniamo un pochettino, lo facciamo anche noi alla fine, quel gioco di andare a usare la frizione e a togliere un po' di trazione pura al motore. Quindi ragazzi, cioè, difatti la cosa apprezzabile di questa moto è che la catena non sbatte mai in pratica, perché uno come me è abituato con per esempio l'SMT, dove la catena è praticamente sbatte la mattina alla sera anche quando la vai a regolare, cioè proprio lì abbiamo 100 Nm di coppia, un motore particolare, poi tutto il resto, quindi tendenzialmente basta lasciare il rapporto in più e scendere un po' di giri che subito si sente che la moto va in crisi in tutti i sensi. Questo è un motore tendenzialmente più fluido, ma con questo sistema poi il clutch mette sempre quella pezza per rendere ancora più fluida la marcia. L'unica variabile è appunto il comando del gas a cavo, che richiede un po' di fluidità da parte nostra, ecco. Vedete, si svicola facilmente, è una moto molto molto comoda, molto versatile. A mio parere questo cambio su questa moto è perfetto come a livello concettuale, cioè vogliamo uno scooter ma non ci piace lo scooter, ma al tempo stesso un mezzo che non sia troppo costoso, con cui possiamo farci tutto, che sia di fatto una moto comunque, ovviamente. Cioè questa NX a mio parere, che ha la nomea un po' della moto noiosa, della moto razionale, poco emozionale, per certi versi se la merita anche, però devo dire che a mio parere proprio questa innovazione, se da un lato l'ha resa ancora più scolaretta, precisa e, come dire, meno emozionale in città, però poi con il sistema di quick shifter up and down, che non avrebbe mai potuto avere con l'acceleratore a cavo, nei tornanti devo dire che è divertente e a me piace onestamente. Detto questo, quali altre cose posso dirvi? Le partenze da fermo a mio parere vengono gestite bene, cioè io adesso vi simulo una partenza veloce e vi faccio vedere come stacca bene. Cioè non trascina mai. Trascina ovviamente, come detto, quando noi col rapporto in più andiamo un po' sotto coppia, però lo facciamo volontariamente in questo range tra prima e seconda per evitare appunto di innescare un effetto on off. Meglio una piccola sfrizionata che una moto tendenzialmente nervosa. Chiaro che vedete, io anche se la faccio in prima e sono molto docile sull'acceleratore, alla fine
diminuisco questo effetto on-off, però poi mi ritrovo che comunque dopo devo mettere subito la seconda, perché comunque ragazzi la moto è corta di rapportatura. In più vedete, alla fine se uno gestisce bene il gas, l'effetto on-off viene meno. Chiaro è, per concludere questo discorso, che alla fine diciamo ridurre anche un po' le cambiate prima seconda riduce anche il rischio appunto di trovarsi in quella fase di passaggio vicino al folle, dove può capitare di non inserire bene la marcia, e quindi io tendenzialmente faccio sempre i tornanti in seconda perché mi piace l'uscita più pulita, ma anche per evitare che magari appunto in scalata prima del tornante e scendendo in prima magari mi va in folle la moto per un qualsiasi motivo e poi mi ritrovo a fare un tornante in folle. Ovviamente lì non è auspicabile come cosa, però ripeto, sono piccole eccezioni e poi sono anche gusti di guida. Se avete altre domande, altre curiosità, altre perplessità, perché ripeto, salutandovi vi riporto altri commenti che ho letto su Facebook di persone che mi dicono ma nei tornanti non mi piace, no, ma io, al di là di quel commento estremo sul discorso terza, dei tornanti, vediamo qui, mettiamo la prima, però vedete, se vado morbido col gas io riduco comunque l'on-off. Ragazzi, è un discorso di gas, cioè se noi lo gestiamo bene alla fine questa moto ha poco on-off. Se noi ovviamente facciamo apri chiudi, soprattutto in prima, il rischio è maggiore. E dicevo, quindi molti dicono ma nel tornante io magari manco l'hanno provata, perché poi dubito che quando vanno a fare il test ride in concessionaria riescano a trovare un tornante nei paraggi. Vabbè, qualcuno forse sì, però la vedo non semplice come cosa. Secondo me c'è molto pregiudizio, ma in realtà, ecco, ripeto, bisogna entrare in sintonia col sistema, in sintonia col gas, e a quel punto veramente, ragazzi, a mio parere merita tantissimo. Poi quando volete potete disattivarlo, quando volete potete usare la frizione, nulla. Io ho provato a disattivarla, ho visto anche un video di uno straniero che l'ha provata e dice che a suo parere togliendo i clutch la moto migliora nettamente, diventa un'altra moto. Ragazzi, proprio non ci siamo. Io ho disattivato i clutch, e l'ho trovata molto meno divertente, perché ripeto, quick shifter up and down, ragazzi, è sempre il top, cioè c'è poco da fare, cioè ci rende la guida molto più fluida anche con il passeggero. Immaginate comunque di mettere la marcia senza dover lasciare il gas, riduce il fenomeno di beccheggio. Poi la moto, ripeto, con cui è facile passeggiare, avere un'andatura morbida, quindi onestamente, ripeto, provatela piuttosto, ma non abbiate questi pregiudizi, perché i giapponesi, in particolare Honda, magari si possono criticare per tanti motivi, però ragazzi, quando fanno una cosa e si impegnano la fanno bene, c'è poco da fare. Detto questo, ripeto, sono disponibile a sentire le vostre critiche, pareri, domande, richieste. Questo era un video di piccolo approfondimento e di piccole curiosità legate al sistema. Altra piccola considerazione: non abusate degli clutch, appunto, quando vi fermate cercate di partire in prima. Io evito anche di partire in seconda, anche se magari si potrebbe fare. C'è gente che parte in terza, quarta, ragazzi, è sbagliatissimo, non lo fate. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito in questo video. Se vi va, iscrivetevi al canale, avremo tante novità legate a questa moto. E una recensione completa arriverà quando avrò ben più dei 1500 km che ho percorso in questi 10 giorni. Cerchiamo di arrivare almeno a 4-5 mila per diciamo dare un parere più completo. Grazie per il supporto, alla prossima, e se vi va iscrivetevi. Ciao a tutti.